Ciao a tutti, oggi proverò a mostrarvi come riuscire a liberarvi definitivamente del problema delle cimici e lo farò mostrandovi dei metodi che sono assolutamente naturali ma soprattutto economici, praticamente con un costo pari allo zero. Seguite il video perché è davvero molto utile e carino. Primo punto, deterrenti naturali. Il primo repellente che vi propongo, che a parer mio tra le piante aromatiche è anche il più odiato e il meno sopportato da questi insetti, è il basilico. Questo potrà essere utilizzato essenzialmente in due modi. Il primo è quello di prendere le piantine e metterle o nei balconi o sul davanzale delle finestre. Farà da vera e propria barriera perché non ne sopportano l'odore e ne staranno distanti anche parecchi metri. Il secondo è quello semplicemente di prendere le foglie, sminuzzarle, metterle all'interno di contenitori e poi mettere questi o sui davanzali se gli insetti non sono ancora dentro casa oppure all'interno di casa in modo che questi, sentendone l'odore, scappino. Creare il pesto di basilico è davvero molto semplice, prendere le foglioline e semplicemente tagliarle, in questa maniera. Più saranno piccoli i pezzi e più questi faranno odore. Quindi casomai perdete un pochettino di tempo in più e create dei pezzi piccoli. Ecco qua. E l'operazione è conclusa. Sarà sufficiente prendere un contenitore, andare ad inserire all'interno queste foglioline sminuzzate e poi posizionare questo nei punti in cui le cimici entrano. Niente di più. Oltre ai vasetti di basilico potrete piazzare sui davanzali delle vostre finestre anche dei vasetti contenenti dell'erba gatta. Questi faranno impazzire le cimici e le terranno lontane. Altro repellente naturale molto valido è questo, l'aglio, ed utilizzarlo è davvero molto semplice, basterà staccarne uno spicchio e schiacciarlo, dopodiché posizionarlo all'interno di un contenitore e posizionare il contenitore o sui davanzali delle finestre o nei punti in casa dove ci sono le cimici. Vi assicuro che l'odore sarà equivalente a quello del basilico, quindi anche in questo caso le cimici scapperanno. Quindi semplicemente staccare uno spicchio, dopodiché schiacciarlo, basterà prendere un cucchiaio e premere in questa maniera, guardate. Ecco qua. Non sarà necessario pulirlo e privarlo della pelle, semplicemente schiacciarlo. Ecco qua. Una volta schiacciato, prendere un contenitore ed andare ad inserire all'interno ciò che avete ottenuto. Sarà sufficiente poi posizionare il contenitore nei punti nel quale le cimici entrano. Secondo punto, spray. Esiste anche la possibilità di creare dei repellenti che siano liquidi. Il vantaggio di questi è che si potranno mettere all'interno di vaporizzatori ed andare a nebulizzare gli ambienti dove siete stati infestati dalle cimici e quindi la comodità sarà proprio che potrete con un solo spruzzino andare in tutta la casa. Il primo che vi propongo è quello che si crea con il decotto di tabacco. Sarà sufficiente procurarsi un po' di tabacco che potrà essere recuperato o dalle sigarette esauste, quindi le fumate e poi le utilizzate, oppure semplicemente aprendone una, oppure comprando un po' di tabacco. Una volta che avrete ottenuto questo sarà sufficiente farlo bollire per circa 20 minuti e poi filtrare. Quello che otterrete lo metterete all'interno del vaporizzatore e sarà pronto per essere utilizzato. Oltre al tabacco, un altro decotto che ha davvero degli ottimi effetti è quello che si potrà ottenere facendo bollire delle foglioline di ortica nell'acqua, quindi semplicissima ortica che potrà essere o essiccata e la si troverà in erboristeria, oppure fresca e la potrete trovare o in campagna o in montagna, basterà farvi una passeggiata e ne troverete tantissima. Questa è una pianta che si considera addirittura infestante, la troverete dagli inizi della primavera sino alla fine dell'autunno. Altra soluzione che è davvero molto valida è quella che si crea unendo acqua e sapone di Marsiglia. Le proporzioni sono sapone di Marsiglia 100 grammi, acqua circa 1 litro, quindi più o meno il 10% di sapone ed il restante di acqua. Basterà semplicemente creare dei piccoli pezzettini del sapone ed andarlo ad inserire all'interno dell'acqua. Quando il sapone si sarà sciolto sarà sufficiente mescolare ciò che avrete ottenuto, dopodiché mettere anche questo all'interno del vaporizzatore ed utilizzarlo. Il procedimento per creare questa soluzione è davvero molto semplice, basterà fare in questa maniera, quindi prendete il sapone e create delle piccole scaglie. Ovviamente più prodotto vorrete fare, più scaglie dovrete grattare. Ecco qua. Ed una volta create le scaglie non resterà altro che unirle all'acqua, così. Dopodiché aspettare che queste si ammorbidiscano. E quando all'interno non si vedranno più le scaglie di sapone, vorrà dire che la soluzione è pronta per essere utilizzata. Questa, a differenza di quella fatta con il tabacco, ha il vantaggio di avere un ottimo profumo, quindi casomai quella col tabacco potrebbe dare fastidio soprattutto a chi non fuma. Invece questa vi assicuro che è davvero gradevole.
L'ultima soluzione che vi propongo, secondo me, è anche la più valida, però ve la propongo all'ultimo solo e unicamente perché questa, a differenza delle altre soluzioni, ha un costo. Gli altri si possono realizzare con pochissimi centesimi, qui purtroppo c'è, se volete utilizzarlo, una spesa iniziale che è quella del costo dell'olio di Neem. In commercio esistono tanti tipi di questo olio e si potranno trovare o in centri specializzati per l'agricoltura o addirittura in erboristeria. La differenza essenziale tra i due tipi è che quelli trovati in erboristeria andranno bene per il corpo umano, costeranno leggermente di più, ma il loro principio attivo sarà sicuramente meno forte rispetto agli altri. Per utilizzarlo sarà sufficiente creare una soluzione che sia composta dal 5% di olio di Neem ed il restante da acqua. Però dovete verificare una cosa, e questo è davvero importante, che l'olio sia idrosolubile. In quel caso sarà sufficiente aggiungerlo all'acqua, miscelare e il prodotto sarà pronto. Nell'ipotesi invece che, come in questo caso, l'olio sia realmente olio, dovete ricordarvi che l'olio non è legabile con l'acqua chimicamente, è proprio una cosa che non è possibile fisicamente. Quindi a quel punto il segreto per poter miscelare quest'olio all'acqua è quello di aggiungere del sapone di Marsiglia e allora le proporzioni saranno diverse. Bisognerà mettere un 10% di sapone di Marsiglia, un 5% di olio di Neem ed il restante di acqua. Scaldare leggermente l'acqua in modo che tutti gli elementi si miscelino bene, dopodiché agitare e a quel punto il prodotto sarà pronto per essere utilizzato. Preparata la soluzione, questa potrà essere utilizzata essenzialmente in tre modi. Il primo è quello di spruzzarla direttamente sugli animaletti, però purtroppo questi poi moriranno. Il secondo è quello di vaporizzarla all'interno degli ambienti di casa, quindi sui mobili, sulle tende, sui pavimenti e addirittura sulle piante. E il terzo metodo è quello, nell'ipotesi che abbiate delle piante in giardino o sul terrazzo, di spruzzare direttamente il contenuto su di esse. Farà in modo che le cimici si allontaneranno, però considerate in più che ha un altro vantaggio. Questo è un ottimo pesticida, quindi nell'ipotesi che abbiate delle piante infestate da piccoli animaletti, farà in modo che anche loro se ne vadano. Nell'ipotesi che voi decidiate di utilizzare la soluzione sulle piante, allora mi raccomando di una cosa, ed è tassativa. Quando sceglierete il sapone di Marsiglia da andare a miscelare, questo dovrà essere molle e potassico, perché se ne utilizzerete un altro tipo rischierete di bruciare letteralmente le foglioline delle piante. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete dategli anche un'occhiata, perché sono quasi certo che qualcosa di carino lo troverete. Se vi è piaciuto vi chiedo un'altra cortesia, condividetelo sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.